Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2023. Abbiamo l'imperatore, amici dell'Ariete, wow! Quando c'è la carta dell'imperatore si parla di stabilità, si parla di concretezza, si parla di traguardi solidi, quindi raggiunti con un certo tipo di sforzo e di costanza anche. Molte volte l'imperatore può far riferimento anche a una figura paterna o al vostro modo di essere padri di voi stessi. Sapete che in ognuno di noi ci sono due polarità, una polarità maschile e una femminile, una rappresenta il padre e l'altra rappresenta la madre, quindi è come dirigiamo noi stessi nella vita. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto ragazzi come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse poi risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo belli forti con la carta della morte, il diavolo, un 6 di bastoni al contrario, il re di... scusate, cavaliere di bastoni, la carta del mondo al contrario, la sacerdotessa, vediamo un po' qual è l'ultima carta, e un 3 di spade, ragazzi. Devo dire che l'inizio della lettura, ovvero la terza settimana di maggio, potrebbe essere alquanto impegnativa con questa morte e con il diavolo. È come se qui ci fosse da lasciare indietro qualche vizio, qualche dipendenza, qualche brutta abitudine, qualche condizionamento. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi, però la morte di per sé è una carta che indica un prima e un dopo, quindi la fine di un certo tipo di atteggiamento, situazione, piuttosto che pensiero o abitudine, e ho la sensazione che siano collegati questo diavolo e questa morte. Adesso poi lo andiamo a vedere a che cosa corrisponde. Sta di fatto che probabilmente sentendovi condizionati avete anche questo 6 di bastoni al contrario, è un po' come la sensazione che non vi sentiate troppo riconosciuti dal mondo esterno. Diciamo che tra il diavolo, che è comunque una carta condizionante, e questo cavaliere di bastoni al contrario, è come se foste un po' bloccati nel muovervi, è come se non sapeste bene da che parte andare. Magari c'è anche l'entusiasmo, ma c'è qualche cosa che non vi fa andare per la direzione giusta, direi. Mm. Terminiamo poi con la carta del mondo, la sacerdotessa e il 3 di spade e le andiamo poi a vedere dopo direttamente. Adesso andiamo a spiegare questa morte, per piacere, grazie. Re di pentacoli al contrario e torre al contrario. Qui può essere una relazione con un padre che si è interrotta o che ha avuto bisogno di qualche aggiustamento, diciamo così, perché avete anche la torre. Quindi qui si parla anche di una caduta dell'ego, di una caduta probabilmente del proprio potere personale, visto che c'è un re di pentacoli al contrario, o può semplicemente essere, se il re di pentacoli per esempio rappresentasse il padre, come vi avevo detto all'inizio, o anche un capo, potrebbe rappresentare, adesso dipende poi dalla situazione di ognuno, però ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che debba essere rigenerato, debba essere ristrutturato. Andiamo a vedere questo diavolo. 8 di bastoni, la carta del mago,
e la regina di coppe al contrario. È come se qualcuno cercasse di... Perché l'otto di bastoni sono le comunicazioni, le chiacchiere, le notizie. Quindi mi viene da dire, fate attenzione a chi vi dice che cosa, con che scopo vi viene detta una determinata cosa e filtrate sempre. Ho come l'idea che qui vogliate iniziare qualche cosa, ma siete talmente tanto condizionati da non riuscire poi a muovervi. Tenete presente appunto che l'otto di bastoni fa riferimento alle comunicazioni, ma potrebbero essere comunicazioni non proprio veritiere con questo diavolo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Imperatore nuovamente, cavaliere di bastoni nuovamente, asso di coppe e 7 di coppe. Sì, ripeto, io credo che o il re o l'imperatore facciano riferimento o a un capo o a un padre, potrebbe anche essere un partner un po' comandino, diciamo così, ma la sento di più come una figura al di sopra di voi. Mm? E ho come la sensazione che abbiate voglia di iniziare un percorso nuovo con questo asso di coppe, dove potrebbero anche esserci delle grandi opportunità, visto questo 7 di coppe, però è come se appunto non vi dessero il benestare, non foste riconosciuti. Tenete presente che il 6 di bastoni, quando al contrario è una carta che parla di fallimento, quindi è un po' come se vi sentiste dei falliti se non vi arriva questo benestare, un po' questa sensazione. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni al contrario. Abbiamo un re di coppe e 10 di spade. Re e regina di coppe, ragazzi. E qui abbiamo il 10 di spade che è l'arcano minore della morte. Ho come la sensazione che qualcuno qui si renderà conto che le cose non sono esattamente come le pensavate. Anche qui c'è un 10 di spade, quindi si tratta di chiudere un certo tipo di discorso. Il discorso può essere chiuso con questo re di coppe, perché è come se nel prossimo periodo aveste la voglia di iniziare qualche tipo di progetto nuovo, qualche tipo di percorso nuovo, magari un nuovo prodotto, un nuovo servizio, un nuovo lavoro, ma le persone che sono intorno a voi non vi stanno incentivando, non vi stanno aiutando in questo tipo di, di cosa nuova. Andiamo a vedere il mondo. Regina di Pentacoli, qui avevate il Re di Pentacoli, ci sono un sacco di figure, devo dire, e Asso di Spade. Ragazzi, scusate, nella quarta settimana di maggio sarà necessario comunicare quelli che sono i vostri obiettivi, quelli che sono quello che è la vostra voglia di cambiamento, mi viene anche da dire. La regina di pentacoli e l'asso di spade al contrario potrebbero far riferimento a qualche cosa che viene a galla. L'asso di spade normalmente parla di qualche verità che potrebbe venire a galla e che è stata nascosta fino ad adesso. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Gli amanti e la forza. Allora, qui vi parlano di lavorare
la forza di volontà e l'amor proprio, ragazzi. L'amor proprio si lavora con la forza di volontà. Il fatto di dire io valgo, il fatto di dire no, non accetto questa cosa nella mia vita, si lavora proprio con il terzo chakra, con il, diciamo, potere di dire no alle cose che non vogliamo. E avendo la carta della sacerdotessa, ragazzi, ho come la sensazione che vedrete lungo nella seconda parte del mese. Se qui, diciamo, l'inizio era un pochettino sottotono, perché probabilmente non riuscirete ad avere le conferme che voi vi aspettate o che sperate, nella seconda parte della lettura vi renderete conto che continuare a battere il chiodo, o meglio, continuare a battere lo stesso chiodo, non porta da nessuna parte e quindi è un po' come se vi sentissi cambiare tipo di prospettiva. Qui direte, diciamo apertamente, quelli che sono i vostri obiettivi, quello che vi manca, quello che volete raggiungere e quello di cui avete bisogno, proprio perché state cercando la stabilità di questo imperatore e arriverete a vedere oltre con questa sacerdotessa. Potrebbe anche essere riferita a una persona alla quale farete riferimento. Normalmente quando c'è una sacerdotessa si parla di qualcuno che cura l'anima, quindi potrebbe essere una persona, ipotesi, che fa naturopatia, potrebbe essere una guida olistica, potrebbe essere una veggente, una cartomante, potrebbe essere qualcuno che lavora con le erbe soprattutto, lo sento, quindi anche un erborista. Comunque è un po' come se questo gruppo di carte, questa energia vi portasse a lavorare proprio sull'amor proprio. Andiamo a vedere il 3 di spade, vediamo che cosa vi dice, perché il 3 di spade normalmente parla di una ferita che è ancora aperta. Difatti qui abbiamo giudizio e 4 di spade. Vi state piano piano dirigendo verso quello che è la guarigione, verso quello che è la piena consapevolezza di tutta questa storia. Quindi ragazzi, avete anche il 4 di spade, è una carta che parla di qualcuno che si prende un tempo per guarire, per sanare, per riportare in equilibrio quello che è la parte emotiva con la parte ehm, mentale. Il 4 di spade parla anche di un recupero da un punto di vista fisico. Quindi probabilmente per qualcuno c'è bisogno di prendersi proprio un tempo di autococcolarsi, era qui l'amor proprio che vedevamo, no? Se state aspettando una telefonata, una comunicazione, che magari qui è quella che è arrivata in modo condizionato, qua tra l'asso di spada al contrario e la carta del giudizio, arriverà quella notizia, arriverà quella chiamata che state aspettando. Ragazzi, ho come la sensazione che tutto questo processo di destrutturazione che vi porterà a fare sia la morte che il diavolo, che anche la torre, vi porterà piano piano a costruire la vostra solidità, senza necessariamente dovervi basare sulle conferme degli altri, sull'aiuto degli altri. È un po' come se riusciste a trovare la vostra stabilità interna, grazie anche a queste due carte. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire ancora. Sostanzialmente, ragazzi, grossi movimenti, diciamo, traumatici non ne vedo, a parte quelli che ci sono a inizio periodo. E qui veramente si tratta, ragazzi, di tirar fuori la vostra voce in questo periodo, perché ho come la sensazione che vi sentite un po' schiacciati, vi sentite sottovalutati, vi sentite ehm, messi in secondo piano. E invece qui la questione è che siete voi a dover far sentire la vostra voce, far sentire le vostre ragioni. Mm. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 9. Allora ragazzi, questa carta parla di riallinearsi.
o meglio di allinearsi di allinearvi con la vostra anima. Tenete presente che qui abbiamo Re e Regina di Pentacoli e Re e Regina di Coppe, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di figure familiari intorno a voi. Sta di fatto che qui questa carta vi invita a riallinearvi con la vostra anima e qui lo vediamo con la sacerdotessa, ok? La forza di volontà, il dire no alle cose che non sono in linea con voi stessi. Parla anche di rilasciare delle cose e qui lo vediamo con la morte e la torre. La torre è sempre quella carta che parla di destrutturare il proprio ego. Quindi ragazzi, si tratta fondamentalmente di lasciarvi indietro i condizionamenti degli altri per costruire la vostra stabilità, le vostre proprie regole, quello che per voi funziona. Mm? È come se dalla carta della morte e del diavolo, che sono due carte ben pesanti all'inizio della lettura, si finisse semplicemente con un 3 di spade. In questi 15-20 giorni andrete via via capendo che cosa bisogna lasciare indietro e a che cosa non bisogna attaccarsi. Avete una carta qui, la numero 9, che vi parla anche di protezione. Ricordatevi che la carta dell'imperatore è un'energia di una persona che ha costruito un impero, ok? Quindi sa come proteggersi. È proprio quello di cui parlavo all'inizio. La polarità negativa è il padre ed è colui che pensa a proteggere, a dirigere. Se volete saperne di più di questi argomenti, vi consiglio di andare a curiosare sulla playlist riservata agli abbonati. Bene, cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per navigare il prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che condividono, che lasciano una donazione, insomma, che mi aiutano con il canale. Io vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!